tutti e benvenuti sul mio canale. Questo è il mio trading. Quello che andremo a vedere oggi è l'opportunità che si è presentata sul NAS. Tra l'altro sono anche riuscito a registrarla in diretta. Vi spiegherò passo dopo passo qual è stata l'operatività che ho eseguito per prendere questo trade e se il setup vi piace potete benissimo impararlo. Vedrete che è molto semplice. Allora, il primo fattore che mi ha fatto aprire il grafico del NAS è l'assenza di news nella sessione di Londra, che è quello che mi interessa. Quindi sono andato su Forest Factory per la giornata odierna, ho fatto un filtro sulle news, forse non l'ho neanche messo, ma aggiungiamolo, togliamo tutte quelle news che non ci interessano, ok? E vediamo che in mattinata non abbiamo notizie su USD fino alle 14:15. Quindi questo è il primo passo, il primo controllo che ho fatto. Successivamente, quello che secondo me è il passo più importante, lo step più importante, è quello di andare a backtestare la strategia, no? Quello che noi possiamo vedere qui è che abbiamo backtestato questa strategia sul NAS per un totale di 290 trade, abbiamo un win rate di 1-2, un risk reward 1-2 del 35% sulla settimana, ma quello che voglio farvi notare è il 50% di win rate sul mercoledì. Ok? Naturalmente a fianco ho la stessa strategia migliorata con qualche piccolo dettaglio. Vediamo che a livello generale il win rate è diminuito moltissimo, quindi non ci interessa, ma a livello del giorno il win rate è rimasto invariato, quindi in questo caso abbiamo comunque un 50%. Quello che io vi consiglio di fare è di effettuare un equity curve sul win rate, no? Quindi andiamo a vedere capitale di 100.000 euro e una probabilità di vincita del 35% con un win rate di 1 a 2, ok? Quindi andiamo a vedere la simulazione, che è già questa, vediamo che la verità sta più o meno nel mezzo, no? Siamo profittevoli ma non tantissimo, perché abbiamo anche dei drawdown fino a 24%, a una media del 13% indicativamente. Bene, se invece andiamo a prendere il 50% che abbiamo il mercoledì, no? Quindi supponiamo che noi andiamo a tradare solo ed esclusivamente di mercoledì perché il nostro edge è presente di mercoledì, andiamo a mettere un bel 50%. Vediamo che sono molto profittevole in questo caso, no? Anche il drawdown è dimezzato, il massimo, ma anche il medio. Abbiamo un vantaggio statistico, no? Quindi statisticamente parlando abbiamo un vantaggio su questo asset, su questo setup e su questa sessione. Una volta visti questi dati, aver mostrato tutto il lavoro di backtesting che c'è stato dietro, possiamo andare a spiegarvi il setup. Davvero molto semplice. Ok, prendiamo il nostro asset, torniamo indietro nel tempo alle 9 di questa mattina, che è l'inizio sessione di Londra. Per me, ok, mi metto su un time frame da 15 minuti, mi segno le mie due zone di liquidità che voglio vedere prese, ok? Che in questo caso corrispondono al massimo e al minimo del giorno. Successivamente ritorno su un time frame inferiore che è quello del minuto. Queste zone che ho marcato sono il mio trigger, quindi se non vengono toccate non cerco neanche un setup. Quindi per evitare appunto poi di stare ore e ore davanti al grafico, magari non andare a prendere neanche un setup perché le zone non ci vengono toccate, quello che faccio io mi setto i due allarmi, quindi mi setto un allarme sull'high e mi setto un allarme sul low. In questo modo, quando il prezzo raggiunge quel livello, io apro TradingView, quindi in mancanza di notifica, in mancanza del trigger, io non entro neanche a cercare un trade. Adesso lo vedremo perché. Ok, ma prima di procedere e spiegarvi il setup, vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Procediamo con l'apertura di Londra.
Ok, vediamo, il mercato gioca un po', e così via. Gioca un po', high and low, ok. Quello che succede in questo momento, non avessimo avuto un trigger, è che noi avremmo visto una rottura, market structure shift, quello che abbiamo avuto anche prima, il gap è entrata e poi successivamente il mercato ci dà contro perché avremmo messo lo stop loss sopra l'ultimo high, avremmo preso un bel stop. Quindi il fatto di avere un trigger è un qualcosa che ci evita una serie di stop, ok? Perfetto. Il setup in questione è composto principalmente da tre elementi, che è un market structure shift, un gap e il livello 50 del Fibonacci. Ok, il mercato ha preso, il prezzo ha preso la mia zona di interesse, ok? Ha dato una reazione, quindi ha fatto un nuovo low. Successivamente ha fatto un lower high, ok? E in un secondo momento ha fatto un cambio strutturale, ok? Quindi in questo momento ha rotto la mia struttura, quello che io indico come market structure shift. Successivamente ci lascia anche questo gap, naturalmente il gap deve essere composto da tre candele, quindi abbiamo una, due e tre, ok? In questo momento io cosa faccio? Prendo il mio Fibonacci, metto il massimo e il minimo e mi posiziono nella zona delle gap, ma indicativamente sul livello 50, come possiamo ben vedere. Poi il prezzo dà una reazione, quindi ci fila l'ordine e successivamente scende proprio a razzo. Avremmo potuto anche mantenere questo trade con un risk reward di 1 a 3 o comunque provare a mantenerlo. Naturalmente io lo sto backtestando e il win rate è un po' bassino a mio avviso. Tra l'altro qua sul giornaliero siamo sul 33% del mercoledì, non che sia malissimo perché se andiamo a vedere con un risk reward di 1 a 3, con un 33% siamo comunque profittevoli. Ok, siamo comunque profittevoli, vediamo che la linea centrale, quella nera che è più o meno la media, continua a salire. Naturalmente questo è per chi è un po' più aggressivo, io essendo un po' più conservativo, la mia strategia mi dice se continuo con il risk reward 1-2 va benissimo. Quindi il risk reward 1-2 l'abbiamo preso, l'1-3 anche è stato preso, ok? Naturalmente andiamo a vedere cosa ho fatto poi dopo. Perché diciamo che il risk reward 1-3 è un po' più rischioso? Perché il prezzo successivamente ha invertito, sta invertendo, quindi è molto più rischioso. Quindi questo trade porterebbe nel caso in cui si rischia 1% un guadagno del 2% nel caso in cui si mantenga un rischio rendimento di 1-2 e del 3% nel caso in cui si mantenga un rischio rendimento dell'1-3. Quello che è importante è capire l'importanza dei trigger, della strategia, del backtesting fatto, tutto il lavoro che c'è stato prima, questo è molto importante. E grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto e lo reputate utile condividetelo con i vostri amici, ma prima di tutto non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale. Per altre domande e dubbi utilizzate la sezione dei commenti. Ciao!